Siamo qui a Medjugorje, come ti chiami? Maria Paola E di dove sei? di Cagliari, Sardegna. E quante volte sei stato a Medjugorje? Sono stata a Medjugorje 23 volte nella mia vita, ma adesso ci rimango stabilmente, perché a Medjugorje c'è una pace che non c'è da nessun'altra parte al mondo. E qui la Madonna ti chiama perché ti vuole come alunna nella sua scuola dell'amore, perché vuole che noi cresciamo nella fede, nella fiducia e nell'abbandono. E dove e quando hai sentito parlare per la prima volta di Medjugorje? Nel 2006 una signora carismatica al telefono mi ha detto: devi andare a Medjugorje il più presto possibile. Sono tornata a casa e mia sorella mi ha detto: la mia comunità sta organizzando un pellegrinaggio a Medjugorje. Quindi siamo venute io e mia madre per la prima volta nel 2006. E perché eri attirato a venire tante volte a Medjugorje? A Medjugorje riesci a sentire la presenza della madre. Dove c'è la madre c'è casa. È l'unico posto al mondo dove ho sentito sono arrivata a casa. Io ho viaggiato tantissimo, sono andata anche in Terra Santa, a Lourdes, altri santuari, ma l'unico posto al mondo dove ho sentito che ero veramente arrivata a casa è qui a Medjugorje. Quindi tutte le volte che andavo via c'era una grandissima nostalgia, e talmente dolorosa che io veramente ho desiderato venire a vivere a Medjugorje per tanto tempo. E hai ricevuto guarigione e conversione? Ah, sicuramente, sicuramente. Io sono venuta qua che già andavo a messa tutti i giorni, eccetera, eccetera. Aiutavo in parrocchia, leggevo tutti i giorni alla messa e dopo ho avuto anche il ministero, ero ministro straordinario per la Santa Comunione, però dopo il primo pellegrinaggio a Medjugorje sono arrivate tante grazie, quindi persone che mi hanno invitato a pregare con loro. Avevo la chiave di una cappellina dell'adorazione, solo io, potevo andare mattina, sera e notte. Mi è venuto un grande amore ancora più forte per la preghiera e l'adorazione. Perché l'adorazione? Nell'adorazione c'è Gesù vivo. È il momento più speciale per ricevere grazie, guarigione e soprattutto amore, pace, forza. Guarigione? Guarigione, guarigione. Tutti abbiamo bisogno di guarigione e di liberazioni, per cui quello è senz'altro il momento privilegiato. E la Madonna qua a Medjugorje ha detto: adorate mio figlio, quando adorate mio figlio io sono lì, e si ricevono grazie speciali. E preghi il rosario? Prego il rosario tutti i giorni, completo. Perché? Ho tutti e 4 misteri o anche di più, può capitare anche di più. Perché? Perché è la preghiera che ti lega alla Madonna, ce l'ha chiesta alla Madonna, ed è una preghiera che ti dà molta pace e molta forza. Se per esempio io sono in macchina e c'è un grande acquazzone e non vedo nulla, anche se magari ho le preghiere di lode e stavo cantando fino a quel momento, spengo la musica e comincio a fare il rosario, perché solo la mamma ti rassicura e ti calma, come sappiamo anche la nostra mamma, non solo quella della terra, ma quella del cielo. Se diresti alla gente perché sei cattolica? Io sono cattolica perché è l'unica religione vera, è l'unica religione perché la nostra non è una filosofia, non è una religione, una dottrina, è una persona viva, viva, è basata su Gesù Cristo vivo e operante nella nostra vita. E molte persone pensano che Dio Padre sia un vecchio con la barba bianca che aspetta di guidicciarci e di metterci a giudicarci. Come esatto, migliore, veramente, come è veramente Dio Padre. Ma Dio Padre, abbiamo conosciuto Gesù, se abbiamo conosciuto Gesù, conosciamo il Padre, ce l'ha detto Lui.
se conosci me, conosci il Padre e colui che mi ha mandato. Sono tre persone, è un grande mistero questo della Trinità che non riusciamo a capire fino in fondo, però Gesù e il Padre sono la stessa persona praticamente, e lo Spirito Santo, anche se lo vuoi pensare come una persona, è l'amore che unisce le due persone, e quindi c'è questo amore che lega tutti noi. E cosa diresti alle persone che hanno paura di confessarsi? Potrebbero pensare, cosa penserà il sacerdote di tutte cose brutte che ho fatto? Allora, intanto un pochino di umiliazione ci fa bene, perché siamo sempre troppo orgogliosi, e quindi è bene che invece prendiamo atto della nostra pochezza, della nostra debolezza, della nostra fragilità e del fatto che siamo peccatori fino all'ultimo giorno, fino all'ultimo momento. Quindi è un esercizio che ci fa bene intanto. E poi no, non c'è da vergognarsi, perché il sacerdote, anche se rappresenta Gesù in quel momento, è comunque una persona come noi, è un peccatore anche lui, quindi non è lì per giudicarci, ma è lì per darci quel dono grandissimo che il Signore gli ha lasciato. Quello che loro sciolgono è sciolto, l'ha detto il Signore, e quindi ci libera, ci guarisce. È un sacramento potentissimo che ti dà veramente tanta grazia per continuare a fare una vita cristiana, che tante volte non è facile perché devi andare controcorrente. Il mondo non è cristiano, quindi non è facile seguire Gesù. È la via stretta, non è lo stradone largo. L'autopista. Sì. Vedo che hai un rapporto personale con Cristo. Come può una persona avere anche questa relazione personale con Cristo? Secondo me è la preghiera che ti porta ad avere più intimità e più confidenza col Signore. Quindi il rosario, perché la mamma porta sempre al figlio, la Madonna non ti tiene per sé, e con il rosario ti lega e ti manda, ti accompagna a Gesù. E Gesù lo trovi soprattutto nei sacramenti, sì, confessione, Santa Messa, ma nell'adorazione. Adorate mio figlio, dice la Madonna. E che è la bellezza della Santa Messa, dell'Eucaristia? La bellezza della Santa Messa è che siamo tutti insieme, la Gerusalemme celeste, tutti i santi, la Madonna è lì, Gesù, la Trinità intera, e tutti i nostri santi in cielo sono lì che pregano in quel momento, tutti insieme, e si attualizza il sacrificio che Gesù ha fatto per noi, quindi in quel momento si rinnova questo mistero e questo trionfo che attraverso la croce, poi c'è stata la risurrezione e la salvezza per tutti noi. Il Signore, attraverso il suo sacrificio, ci ha riaperto la via al cielo, che era chiusa. Sant'Agostino diceva che eravamo un popolo di dannati se il Signore non avesse offerto la sua vita per riaprirci questa via al cielo. E hai fatto la stessa esperienza, che la sofferenza e il dolore nella tua vita ti hanno avvicinato a Dio. E che è la sofferenza? Allora, io con la mia sofferenza ho fatto, la prima volta mi sono ribellata. Diciamo la verità, la prima volta ero dentro la chiesa, mi sono ribellata e ne sono uscita. Dopo 25 anni di morte spirituale, perché senza Gesù non possiamo fare nulla, senza lo Spirito e la grazia non possiamo fare nulla, quindi ero morta spiritualmente, avevo chiuso il cuore. Il secondo grandissimo dolore invece mi ha riportato alla chiesa, e quindi ho ricominciato a pregare, ho cominciato a chiedere aiuto. E nel dolore si cresce. È stata un'esperienza molto dolorosa, ma nel momento in cui è finita, perché mio fratello in quel momento era morto, ho detto lo rifarei, perché noi cresciamo solo attraverso la sofferenza. Quando stiamo bene pensiamo di essere autosufficienti, di non avere bisogno di nessuno, non solo dell'uomo ma neanche di Dio, no? E il nostro orgoglio sale alle stelle. Ma quando cominciamo a avere difficoltà o sofferenze o croci che non puoi risolvere in nessuna maniera umana, l'unico che ti può aiutare è il Signore. Quindi la Madonna, i santi, il Signore. Wow.
Hai avuto un momento speciale di conversione nella tua vita? Gesù la chiamo la rinascita nello Spirito. Ho avuto tanti momenti, tanti bellissimi segni del Signore, proprio anche qui a Medjugorje, veramente speciali. Tra l'altro qui a Medjugorje io ho rivisto mia madre dopo che era già in cielo, si è presentata nel momento in cui c'era l'apparizione e ha pregato con noi, questo proprio perché ho potuto toccare con mano che la comunione dei santi è effettiva ed è certa, reale, mentre la maggior parte di noi pensa sì, è un concetto. No, l'ho sperimentata e l'ho toccata con mano qui a Medjugorje durante un'apparizione a Mirjana il 2 del mese, quelle per le persone che non conoscevano ancora l'amore di Dio. Mia madre ha pregato con noi dalle 7 del mattino tutti i rosari e il sacerdote mi ha dato la conferma che era mia madre con la canzone, e perché uno rimane sempre molto razionale, dice no, non è possibile, non è possibile, e invece era proprio lei, il sacerdote ha confermato e ha pregato con noi finché è arrivata la Madonna. Dopodiché la sento molto vicina e come lei tutti gli altri santi che ho in paradiso li sento molto vicini nell'adorazione perché siamo tutti insieme nel cuore di Gesù. Amen. Cosa ha fatto Gesù nella tua vita? In che modo Gesù ha cambiato la tua vita? Te l'ho detto prima, fuori dalla Chiesa e fuori dalla grazia ero morta spiritualmente. Completamente morta, senza vita, senza senso, la vita non ha senso senza grazia e senza lo spirito. E quindi cosa ha fatto Gesù? Mi ha ridato la vita, mi ha dato la vita, mi ha tirato fuori dalla fossa, dalla tomba in cui mi ero cacciata e quindi ho sperimentato veramente la resurrezione. Forte, fortissimo. In che maniera? Finalmente sono tornata viva, finalmente il mio cuore da cuore di pietra sta diventando un cuore di carne e finalmente la mia vita ha senso, non solo senso, il Signore mi dà una missione, mi dà dei compiti, mi dà con fiducia qualcosa da fare per il suo regno. E che è la missione qui in Medjugorje? Qui in Medjugorje la mia missione intanto è crescere spiritualmente, mi ha chiamato qua per crescere spiritualmente alla scuola della madre, alla scuola dell'amore e poi sicuramente intercedere per la pace nei nostri cuori, nelle nostre famiglie e nel mondo, perché il mondo non ha pace. Noi qui siamo in prima fila, quindi siamo in missione e intercediamo per i nostri paesi. Qui ci sono persone di tutti i paesi del mondo, la Madonna li ha chiamati qua perché possiamo intercedere per i nostri paesi, le nostre nazioni. E molte persone a Medjugorje cercano di trovare la loro vocazione. Cosa diresti loro? Come incontrare la loro vocazione? Stare di fronte a Gesù sacramentato esposto. Ricevi tutte le risposte che ti servono, così aumenti la tua intimità con Lui, cominci a conoscerlo meglio, ad amarlo di più, perché se Lui ti dà il suo amore tu riesci ad amare. E cosa vorresti dire alle persone che non conoscono Medjugorje? Perché dovrebbero venire qui? Perché qui è l'anticamera del paradiso, qui si arriva. La madre ti chiama per prepararti perché tutti un giorno dovremo tornare da dove siamo arrivati, da Dio veniamo e a Dio torniamo. Allora io qua mi sto preparando e il Signore mi sta preparando, mi sta purificando insieme a tutti i miei fratelli, a tutta questa famiglia internazionale per arrivare al cielo, per tornare al cielo, perché a quello dobbiamo prepararci.